Che cos'è la fotografia? Molti dicono che la fotografia sia una finestra sul mondo, ma siamo davvero sicuri che quando guardiamo una foto stiamo guardando il mondo e non noi stessi? Io sono convinto che la fotografia sia in realtà uno specchio, perché ogni immagine, anche la più apparentemente oggettiva, è in realtà un autoritratto. Un riflesso di ciò che siamo, di come sentiamo, di come giudichiamo. Guardare una foto significa guardare dentro chi l'ha scattata. Se dovessi formulare una definizione della parola fotografia, direi che essa è l'arte di comunicare il proprio mondo interiore attraverso immagini create con la luce sugli oggetti della realtà. Oggi quindi voglio parlarti di una verità scomoda ma liberatoria. Non esiste una fotografia oggettiva. Ogni immagine che scattiamo è una costruzione mentale, un modo di raccontare il mondo partendo da ciò che siamo dentro. In questo video esploreremo la fotografia come arte creativa, come linguaggio soggettivo capace di tradurre emozioni, visioni e simboli personali in immagini che parlano di noi. Capirai perché non basta riprodurre la realtà, ma bisogna imparare a ricrearla, a darle forma attraverso il proprio sguardo. Capire questo cambia tutto. Quando smetti di inseguire la fotografia giusta, perfetta o fedele, cominci a cercare la fotografia autentica, quella che racconta di te. In questo viaggio scoprirai perché la fotografia è sempre soggettiva e per questo è una vera e propria arte creativa. Come lo sguardo del fotografo trasforma la scena proprio come l'osservatore partecipante nella fisica quantistica, perché ogni immagine, come un test di Rorschach visivo, proietta all'esterno i nostri desideri e i nostri giudizi, il nostro inconscio. Questo video è importante perché ti aiuta a capire chi sei quando fotografi e solo da lì nasce la vera creatività, non dall'imitazione della realtà, ma dalla capacità di dare forma ad un mondo interiore. Che tu sia un fotoamatore, un artista o semplicemente qualcuno che ama osservare, qui troverai spunti per rendere la tua fotografia più profonda, più consapevole e più tua. Io sono Luciano Cassese, psicologo, docente e appassionato di fotografia dagli anni 90. E questo è Fotherapy, il canale dove fotografia e psicologia si incontrano per parlare di creatività, autoconoscenza e benessere e perché no, anche di felicità. Qui trovi sì consigli tecnici, ma soprattutto percorsi per trasformare la fotografia in creatività, arte, consapevolezza e libertà interiore. E a proposito di realtà e illusione, nel corso del video di oggi ti mostrerò una serie di fotografie iconiche della storia, un'immagine che tutti crediamo di conoscere ma che in realtà così com'è non è mai esistita. Ti sorprenderà scoprire quanto basta un piccolo taglio per cambiare completamente il senso della realtà. E ora cominciamo. C'è un mondo dentro di te, lo sai, un riflesso Quando scattiamo una foto, stiamo riproducendo la realtà o stiamo reinventando? La fotografia è testimonianza del mondo o è una forma di immaginazione visiva travestita da verità? La domanda, vedi, non è banale perché dalla sua risposta dipende la nostra produzione fotografica. Fin dalle origini, la fotografia è stata attraversata da un grande equivoco, l'idea che serva a riprodurre la realtà. A fine Ottocento, mentre il mondo scopriva l'emozione di poter fermare il tempo, i fotografi si dividevano in due grandi visioni. Da una parte c'erano i pittorialisti, grandi artisti come William Mortensen, ad esempio, che volevano dimostrare che la fotografia non era solo uno strumento tecnico, ma una forma d'arte capace di essere quasi una pittura dell'anima. Sfocavano le immagini, ammorbidivano la luce, cercavano nella fotografia un respiro del sogno e della poesia romantica. Per loro la macchina fotografica non era un testimone, ma un pennello con il quale dipingevano emozioni. Dall'altra parte poi nascevano gli straight photographers, cioè i fotografi diretti, Ansel Adams, Edward Weston, Paul Stand, che solo apparentemente rifiutavano ogni manipolazione della scena rappresentata. Credevano che la purezza della fotografia stesse nella sua precisione di restituire il mondo così com'è e la camera oscura diventava lo strumento per esaltare ciò che ritenevano fosse la realtà. Ma anche quella in fondo era una scelta estetica, perché anche decidere di non intervenire ma esaltare la scena in camera oscura è un modo di intervenire. Ogni scelta, l'inquadratura, la luce, il tempo di scatto, persino la distanza dal soggetto, è già di per sé
un gesto interpretativo. Roland Barthes, nel suo libro Camera Chiara, diceva: la fotografia ripete meccanicamente ciò che non potrà mai più ripetersi esistenzialmente. Non esiste un occhio neutro, non esiste una macchina innocente. E aveva ragione, perché quando scegli cosa mostrare e cosa lasciare fuori, stai già costruendo un significato. Questa cosa la ricordava anche John Szarkowski, fotografo e famoso curatore del MoMA. Ogni fotografia è un modo di organizzare il mondo. Ecco il punto: la fotografia non è mai una copia della realtà, ma un modo di darle forma. E come amo io definirla, è l'arte di creare immagini attraverso il ricorso degli oggetti della realtà. E più il fotografo è consapevole di questo, più le sue immagini smettono di essere mere rappresentazioni e diventano visioni, frammenti di un mondo che parla la lingua della sua interiorità. Possiamo dire quindi che la fotografia è sempre narrativa e mai didascalica. È un reportage, non racconta mai un posto, racconta sempre il modo di vedere quel posto del fotografo. Ma di questo ne parliamo tra un attimo. Ah, dimenticavo, se sei arrivato fin qui vuol dire che questo argomento ti sta davvero interessando. Allora ti chiedo un piccolo gesto per sostenere questo progetto. Metti like al video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti i prossimi video e i corsi che pubblico su questo canale. La settimana prossima per l'appunto uscirà il corso sul bianco e nero, 17 episodi fantastici, ma non voglio spoilerare. E poi lascia pure un commento qui sotto, per me sono importantissimi, sono loro che mi danno ispirazioni per i nuovi contenuti e mi aiutano a creare un dialogo qui su YouTube. Anche un semplice ciao ci sono, o come dico io, il famoso commento tattico va benissimo. Ogni interazione mi aiuta a capire se sei passato di qui e se questo contenuto ti è stato utile a qualcosa. E aiuta anche YouTube a farlo, a scoprire a più persone possibile. E se vuoi sostenere ancora di più questo progetto, dai un'occhiata al mio libro fotografico Memento Mori. Lo trovi su Amazon, ti lascio il link in descrizione. È un viaggio visivo e interiore nel bianco e nero tra luce e ombra e consapevolezza. Io ci guadagno meno di €1 a copia, ma per me è un attestato di stima verso il mio lavoro e il lavoro che porto avanti qui nel tempo libero, che letteralmente rubacchio ai miei 2 lavori e ai miei 2 figli. Grazie per l'attenzione e adesso continuiamo. L'obiettivo che non svanisce mai, ogni scatto un'emozione da svelare. Ma siamo davvero sicuri di vedere ciò che vediamo? E se ogni immagine che catturiamo fosse in realtà lo specchio dei nostri giudizi e delle nostre aspettative? Quante volte scattiamo una fotografia credendo di ritrarre il mondo mentre stiamo solo raccontando noi stessi? Vedi, io sono convinto che ognuno di noi, in una certa misura, sia cieco. Non vediamo il mondo così com'è, ma riusciamo a vedere solo noi stessi. Apriamo gli occhi, la luce entra, l'immagine si forma e crediamo che quello che vediamo sia la realtà. Ma non è così. L'occhio organizza le forme e la mente gli dà senso. Lo diceva anche la psicologia della Gestalt. Vedere non significa registrare, ma dare forma al caos visivo che ci circonda. La nostra mente raggruppa, seleziona, semplifica, cerca continuamente equilibrio e significato. Noi non guardiamo tutto, guardiamo solo ciò che ha senso per noi. È come se dentro di noi esistesse un filtro invisibile che decide cosa prestare attenzione e cosa ignorare. Ogni giorno siamo sottoposti a milioni di stimoli visivi, ma solo una piccolissima parte di questa grande quantità di stimoli viene percepita dal nostro cervello. Si chiama attenzione selettiva ed è un meccanismo cognitivo centrale essenziale per prevenire il sovraccarico informativo, un sistema di adattamento gestito principalmente dal sistema nervoso centrale, in particolare dalle reti neurali che coinvolgono la corteccia prefrontale e il lobo parietale. Ecco, il filtro è fatto di giudizi, pregiudizi, esperienze, memorie. Ti faccio un esempio. Immagina di salire sulla metropolitana. Davanti a te ci sono alcune persone, una famiglia di rom, vestiti logori, sguardi segnati dalla fatica della vita. Se il tuo giudizio su quel mondo è negativo, vedrai solo sporcizia, la diffidenza, il fastidio, la sofferenza. Ma se il tuo sguardo è aperto, forse noterai qualcosa di completamente diverso. Una madre che tiene stretto il suo bambino che lo accarezza con tenerezza antica, un padre che cerca di farli ridere un po' nonostante tutto. Stessa scena, stesso luogo, stessa luce, ma 2 mondi completamente diversi. È lì che potrebbe davvero nascere una grande fotografia. Erich Fromm nel suo libro L'arte di amare, sai come diceva? Diceva: vediamo le persone non per ciò che sono, ma per ciò che possiamo vedere di loro. È il giudizio che plasma la percezione. Perché ciò che cambia non è la realtà,
ma lo sguardo che l'osserva. La fotografia funziona nello stesso modo. Davanti a noi c'è un paesaggio, una persona, un gesto, ma ciò che realmente catturiamo non è ciò che abbiamo davanti, è ciò che dentro di noi risuona con quello che abbiamo davanti. Ogni immagine è una proiezione, un frammento del nostro mondo interiore che prende forma fuori da noi. Così quando scattiamo non stiamo soltanto componendo una foto, stiamo componendo una parte di noi. E lo diceva questa cosa anche Rudolf Arnheim, psicologo e teorico dell'arte, che percepiamo secondo ciò che siamo pronti a comprendere. Vedi, in altre parole, non vediamo il mondo per così com'è, ma per come siamo pronti a vederlo. Ed è qui che la fotografia diventa uno strumento potente di autoconoscenza, comunicazione e manipolazione, perché ci obbliga ogni volta a confrontarci con la nostra realtà. Ogni immagine che non riusciamo a vedere, ogni scena che non ci colpisce, ci racconta qualcosa di noi e ciò che non siamo ancora pronti a comprendere. Vedi, Roland Barthes, nel suo libro La camera chiara, diceva: davanti a una fotografia non è il mondo che si offre a me, ma io che mi offro al mondo. Ogni foto un viaggio, un pezzo del tuo amare. Bene, abbiamo visto come le nostre convinzioni filtrano la realtà, ma cosa accade se a guidare il nostro sguardo non è la mente consapevole, bensì ciò che non conosciamo di noi? Quale rapporto ha la fotografia con il nostro inconscio? E se ogni immagine fosse come una macchia di Rorschach pronta a rivelare chi siamo davvero? Ogni volta che guardiamo una fotografia non stiamo solo osservando un'immagine, stiamo osservando noi stessi. In psicologia esiste uno strumento affascinante, il test delle macchie di Rorschach, una serie di macchie d'inchiostro apparentemente prive di significato create per far emergere e verbalizzare i contenuti più nascosti della nostra mente. Davanti a quelle forme ambigue, la persona è invitata a dire cosa vede e ciò che risponde non parla delle macchie, ma parla di sé. Le fotografie funzionano esattamente nello stesso modo. Quando un'immagine ci affascina o ci disturba, quando ci commuove o ci lascia indifferenti, non è per ciò che rappresenta in sé per sé, ma per ciò che risveglia in noi. Ogni fotografia che amiamo o che respingiamo racconta una parte della nostra interiorità. Carl Jung lo diceva: tutto ciò che ci irrita negli altri può portarci a una comprensione di noi stessi. Guardare una foto significa in fondo partecipare a un piccolo esperimento proiettivo. Il soggetto esterno, un volto, un paesaggio, un oggetto, diventa lo schermo su cui noi proiettiamo desideri, paure, memorie e ferite. Ed è qui che la fotografia diventa un potente strumento di autoconoscenza, perché ogni immagine che ci tocca profondamente ci mostra un frammento del nostro inconscio, una parte di noi che forse avevamo dimenticato o che non avevamo mai voluto guardare. Quando una fotografia ci commuove, non è l'immagine a essere potente, siamo noi che per un istante riconosciamo qualcosa di autentico dentro di noi. È un momento di risonanza, come quando una nota musicale vibra esattamente sulla stessa frequenza di un'altra. Il mondo esterno diventa uno specchio del mondo interno ed è per questo che la fotografia non è solo arte visiva, ma anche psicologia allo stato puro. Fotografare o anche solo guardare una fotografia è un atto che mette in comunicazione l'inconscio con la realtà visibile. E in quel punto di incontro tra ciò che è fuori e ciò che è dentro nascono le immagini che ci cambiano davvero, quelle che non dimentichiamo più. Luce e ombra, tu sei la magia. Scopri chi sei. Ed ora passiamo ad una riflessione scientifica. Possiamo davvero osservare qualcosa senza influenzarlo? È possibile essere spettatori neutrali della realtà o solo l'atto di guardare la modifica? In fondo, non è questo che accade anche in fotografia? C'è un concetto affascinante che arriva non dall'arte ma dalla scienza, o meglio, dall'epistemologia della scienza, ed è l'osservatore partecipante. Nella fisica classica di Newton si pensava che l'osservatore potesse restare neutrale. Il mondo era una macchina perfetta, governata da leggi universali e indipendenti da chi li osservava. Bastava guardare, misurare, calcolare e la realtà, si diceva, era lì fuori uguale per tutti. Poi, nel Novecento, con l'arrivo delle scienze umane, come la sociologia, la psicologia e nelle scienze dure della meccanica quantistica, questo paradigma è crollato. I fisici si accorsero che l'atto stesso di osservare cambiava ciò che veniva osservato. L'elettrone, ad esempio,
si comporta in un modo diverso se è osservato e in un modo diverso ancora quando non lo è. Heisenberg lo scrisse con chiarezza: ciò che osserviamo non è la natura in sé, ma la natura esposta al nostro metodo di interrogazione. Da quel momento non solo le scienze umane, ma anche le scienze dure come la fisica smisero di credere nell'oggettività assoluta e cominciarono a parlare di complessità, di sistemi aperti, di interazioni. Ne parla il filosofo ed epistemologo Edgar Morin, sostenendo che la scienza nell'ultimo secolo sia passata da riduzionismo del paradigma della semplificazione tipico della scienza classica che separa, riduce ed oggettiva, al paradigma della complessità che riconosce l'interconnessione, l'incertezza e la natura costruttiva della conoscenza. Non esiste più quindi un osservatore neutrale separato dal fenomeno che intende studiare, ma esistono solo osservatori che nel momento stesso in cui osservano partecipano alla realtà che stanno cercando di comprendere e per questo la modificano partecipandovi. In fotografia accade esattamente la stessa cosa. Il fotografo è un osservatore partecipante. Per il solo fatto di essere lì, la sua presenza modifica la scena. Anche quando pensa di non intervenire, la sua semplice esistenza nel luogo dello scatto cambia il modo in cui la luce, le persone e le energie nel momento si organizzano. Quando sollevi la macchina, il mondo si accorge di te e reagisce. Le persone si irrigidiscono, si aprono, la luce cambia, l'aria si tende, tu stesso diventi diverso, più consapevole e più concentrato. L'immagine che nasce non è il mondo come era prima di te, ma il mondo come diventa con la tua presenza. E questo cambia tutto, perché se l'osservatore scientifico non può più essere neutrale, nemmeno il fotografo può illudersi di esserlo. Fotografare significa entrare in relazione con ciò che ci si osserva. È un atto di partecipazione, non di registrazione. E allora l'immagine fotografica non è una prova del mondo, ma un dialogo tra due o più presenze, quella del soggetto, quella del fotografo, quello della scena, quello dell'ambiente che ti circonda e ti condiziona anche con un semplice sussurro di un impercettibile soffio di vento nelle orecchie. È lì, in quell'incontro invisibile, che nasce la fotografia autentica, quella che porta dentro la traccia del mondo e la traccia di chi lo ha guardato. Anima e fotografia, luce e ombra, tu sei la magia. Cosa accade quando un singolo gesto, un taglio, un'inquadratura, una scelta cambia per sempre il significato di un'immagine? Quanto potere abbiamo come fotografi nel costruire realtà che gli altri crederanno vere? Ci sono fotografie che tutti abbiamo visto, immagini che hanno fatto il giro del mondo, scolpite nella memoria collettiva come prove indiscutibili della realtà. Una di queste è la foto della bambina al napalm, scattata nel 72 da Nick Hoult durante la guerra del Vietnam. Una bambina di 9 anni, Tim Puk, corre nuda per la strada, il corpo ustionato, le braccia aperte e il grido disperato. Dietro di lei il villaggio in fiamme. È diventata una delle immagini più forti del Novecento, la rappresentazione assoluta dell'orrore della guerra, la testimonianza della sofferenza innocente. Ma c'è un dettaglio che quasi nessuno conosce. Di questa scena esistono diverse versioni e di questa foto specifica almeno due. Una più famosa è quella che troviamo nei libri di storia e nei musei, è la versione ritagliata. Il crop elimina una parte della scena importante. Nella foto originale, sul lato destro, si vedono giornalisti americani e soldati del sud del Vietnam che osservano la scena apparentemente indifferenti, intenti a scattare e ricaricare la macchina fotografica, a fumare una sigaretta, ma nella versione più diffusa, quella tagliata, quei giornalisti spariscono. Restano solo la bambina, la strada e il fuoco. Il risultato è devastante, ma anche profondamente diverso. La foto originale era una testimonianza complessa, mostrava sì la guerra, la vittima e anche l'atto stesso di guardare, ma anche l'atto stesso di guardare la guerra, l'ambiguità dell'osservatore che assiste e non interviene. Il ritaglio invece trasforma tutto. Da documento storico diventa simbolo universale del dolore umano. E in questo passaggio, in quel semplice gesto di tagliare, cambia completamente il senso della realtà. È la dimostrazione più chiara di ciò che diciamo dall'inizio del video. Ogni fotografia è una scelta e ogni scelta crea un mondo. John Szarkowski, sempre nel Photography Eye, scriveva: ciò che il fotografo sceglie di includere è importante quanto ciò che sceglie di escludere.
Scegliere cosa includere e cosa escludere non è solo una decisione formale, è un atto etico, poetico e persino politico. Perché ciò che mostriamo e ciò che lasciamo fuori determina la verità che gli altri vedranno, ed è proprio per questo che la fotografia non può mai essere oggettiva. È sempre una narrazione, sempre un punto di vista, sempre una porzione della verità immersa in un mare di possibilità invisibili. Ogni immagine in fondo è un piccolo universo parallelo, un mondo come lo ha visto qualcuno in un preciso momento della sua vita. Anima e fotografia, luce e ombra, tu sei la... Bene, dopo tutte queste chiacchiere, tutte queste riflessioni, una domanda rimane. Se ogni fotografo parla di noi, allora chi siamo ogni volta che scattiamo? Stiamo davvero guardando il mondo o stiamo cercando di riconoscerci attraverso di esso? E ti lascio con questa domanda. Nel video di oggi abbiamo visto che la fotografia non è una riproduzione della realtà, ma un atto creativo, percettivo e proiettivo. Ogni immagine nasce da uno sguardo e quello sguardo non è mai neutro. È fatto di emozioni, giudizi, ricordi, di esperienze che ci abitano e che ci attraversano e che attraversano la macchina fotografica. Si trasformano in forma visiva. La fotografia allora non è solo un modo per catturare il mondo, ma un modo per reinventare se stessi. Ogni fotografia è una risposta più o meno consapevole ad una domanda profonda. Chi sono io davanti a ciò che sto guardando? E quando impariamo a guardare le nostre immagini con questa consapevolezza, ogni scatto diventa una soglia tra ciò che sappiamo e ciò che ancora dobbiamo scoprire di noi. Non c'è una realtà oggettiva da catturare, ma una soggettività da svelare. E forse proprio questo è il segreto della fotografia. Non ci mostra come apparire il mondo, ma come noi appariamo al mondo quando lo guardiamo. Guardare una fotografia allora diventa un atto di introspezione. È un po' come sedersi davanti a uno specchio e chiedersi: che cosa vedo di me dentro questa immagine? Se questa riflessione ti ha fatto venire voglia di guardare le tue fotografie con occhi diversi, allora hai speso bene il tuo tempo con me. Questo è lo spirito di Fotherapy, la fotografia come strumento di consapevolezza, di creatività e di crescita personale. Qui non parliamo solo di tecnica, ma di come la luce, la composizione, il tempo, lo sguardo possono diventare percorsi di conoscenza di sé. Ti ricordo che la settimana prossima parte finalmente il corso sul bianco e nero in fotografia. Ti invito a scrivere nei commenti cosa pensi della fotografia soggettiva. Ti senti più osservatore o più partecipante? E se vuoi sostenere questo progetto puoi acquistare anche il mio libro fotografico Memento Mori. Lo trovi su Amazon, è un viaggio visivo e interiore, un invito a guardare la luce anche dove sembra non esserci. Trovi il link in descrizione. E se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanellina, così non perderai i prossimi episodi di Fotherapy. Perché in fondo fotografare non serve a fermare il tempo, ma a imparare a guardarsi dentro. Per il momento ti auguro buona luce in fotografia e nella vita. Ciao e alla prossima. Anima e fotografia, luce e ombra, tu sei la magia. Scopri chi sei, non fermarti mai. Creatività, riscopri te, dentro te vivrai. Fotografia che libera il cuore, dentro l'immagine c'è tutto il tuo valore. La bellezza sta nel trovare chi sei, un riflesso, una visione, un'immagine di lei. Fotherapy, anima e fotografia, luce e ombra, tu sei la magia. Scopri chi sei, non fermarti mai. Creatività, riscopri te, dentro te vivrai.